E indovinate dove vi porto oggi? Esattamente, un'altra camminata. Oggi piove, ma non ci facciamo fermare dal tempo. Andiamo comunque a fare una passeggiata in questo mondo fatato. Ho deciso di abbandonare il sentiero per esplorare un po' i boschi. Non so se questa è una buona idea, ma stiamo cercando i funghi, quindi dobbiamo lasciare il sentiero dove vanno tutte le persone e vedere se riusciamo a trovare funghi e mirtilli in mezzo al bosco. Che bella giornata per una passeggiata sotto la pioggia. No, devo dire che almeno essere in mezzo al bosco significa che non cade proprio la pioggia direttamente su di te, perché sei protetto dai rami degli alberi e dalle foglie, quindi non è terribile. Questi sono i trifogli e devi sempre guardarli bene per cercare un quadrifoglio, così che ti porti fortuna. Ma io non ne vedo nessuno, quindi andiamo oltre, niente fortuna per me oggi. E qui vedete delle rocce e c'è il muschio sulle rocce e sugli alberi, anche sui tronchi degli alberi. Questo verde è il muschio, che punta sempre a nord. Bravi. I know those mushrooms because I know they're not magic. There's a lot of little ones that you probably missed. Just collapse on your foot. All the way up, they're like little trees. But I still think there's too many tracks here for the ones we want. Ha iniziato a piovere un po' più forte, quindi ci fermiamo un momentino. And look them up afterwards. If you want. Oh, those big ones here. Sono tornata sul sentiero perché ho paura di perdermi, quindi non mi voglio allontanare troppo dal sentiero, non si sa mai. Però abbiamo già trovato un sacco di funghi, non tutti commestibili o non ne siamo sicuri, ma niente mirtilli o lamponi o fragole. Sono un po' delusa. Mi sa che questa non è la zona giusta per mirtilli. Vediamo. È un po' incredibile il fatto che normalmente non vedo niente nell'erba o tra i rami, però basta una giornata in cui stai cercando qualcosa lì dentro e all'improvviso riesci a vedere tutto. Tipo lì in fondo riesco a vedere dei piccoli funghi qui in mezzo e normalmente non avrei mai visto. Wow, sta uscendo anche un po' di sole, come siamo fortunati. È incredibile. Che bello, con il sole, con i riflessi che passano attraverso i rami. Pull up the grass with it. And then you see how it's growing. Look, that's the rest of it. And then you see all the white stuff. It's living on the roots of maybe that tree. Ho trovato dei lamponi, finalmente. Questi posso portarli a casa per la colazione di domani. E ho trovato anche delle fragoline di bosco. Sono ancora troppo piccole, quindi non le raccoglierò, però potete vederle. Ora recuperiamo le biciclette e con questa bellissima giornata torniamo a casa.
Buongiorno, mi sono appena svegliata. Ieri vi ho portato a raccogliere, a trovare un po' dei funghi e adesso li abbiamo messi a seccare, vi faccio vedere. Allora, li abbiamo messi qui dentro a seccare. Ecco qui. E poi onestamente non so dove finiranno questi funghi, non mi interessa perché già l'odore mi fa nauseare. E oggi vi voglio portare ancora un po' fuori, però sto aspettando che smetta di piovere, almeno un pochino. Il meteo, le previsioni in realtà davano nuvolo e sole, ma sta piovendo ininterrottamente dalle 8 di questa mattina. Quindi il meteo ci ha mentito spudoratamente e adesso sto aspettando che smetta un pochino di piovere così possiamo uscire e fare un'altra passeggiata insieme. Speriamo, incrociamo le dita che smetta presto. Finalmente è uscito il sole, quindi sono uscita per fare una passeggiata anche oggi. E vediamo che cosa troviamo oggi. Magari troveremo qualche altro fungo o qualche lampone. Mi piacerebbe trovare dei lamponi. E sto cercando di andare un po' dentro al bosco anziché camminare sul sentiero, perché magari è un po' meno battuto e possiamo trovare qualcosa di un po' più interessante. Spero niente orsi, perché so che sono stati avvistati degli orsi qui, quindi spero niente del genere. Iniziano ad apparire i lamponi, ma ovviamente ho dimenticato un sacchetto, quindi non so dove metterli. Oi oi. Mi sento molto più fuori forma rispetto all'anno scorso. L'estate scorsa facevo molte più camminate, direi, invece quest'anno sono un po' più pigra. Do la colpa al tempo, però potrei perfettamente uscire molte più volte di quanto io esca effettivamente. Però adesso sento la pressione, diciamo, della fine dell'estate. Mi manca giusto un mesetto e mezzo da passare qui e poi sarò in vacanza. E il primo viaggio che farò sarà andare in Portogallo con la mia migliore amica, dove faremo il cosiddetto cammino dei pescatori, un pezzo del cammino dei pescatori. Quindi direi che è ora di rimettersi in forma e allenarsi per le lunghe camminate. Per chi si ricordasse, l'anno scorso ho fatto un pezzo del cammino di Santiago ed è stato facilissimo perché ero già abituata a camminare durante tutta l'estate qua. Quindi mi piacerebbe che fosse lo stesso quest'anno, specialmente se sono con la mia amica, perché lei è molto allenata, non voglio fare brutta figura. Vi faccio vedere qua, potete pensare che gli alberi siano stati abbattuti di proposito, ma no. Questa è stata una tempesta di circa 2 settimane fa, che ha distrutto veramente tutto, ha abbattuto un sacco di alberi, è stato veramente un disastro. In realtà qui c'era un percorso negli alberi, un po' di arrampicata sugli alberi per bambini e hanno dovuto chiuderlo perché un albero è caduto sul percorso, quindi ha distrutto tutto. Ecco, qui è dove hanno dovuto chiudere, potete vedere tutti gli alberi sono spezzati in due o completamente abbattuti sul percorso, sugli alberi. Ai ai ai, che disastro, ci vorrà un po' di tempo per sistemare tutto. Prima di tornare a casa vorrei portarvi su quella montagna, lì c'è una funivia, non so se potete vederla, e vorrei portarvi su, sopra.
lasciamo stare tutti i graffi che ci sono su questa funivia, quindi non si può vedere benissimo lì fuori, però potete immaginare. No, il panorama è meraviglioso. Sono salita giusto prima che chiudono fra poco, perché volevo proprio vedere il panorama, è da tanto che non salgo su, quindi con questo tempo meraviglioso volevo rivedere questo panorama. Ecco qui il mio paradiso. Ora torno a casa. Grazie per essere venuti con me e per aver guardato questo video. Alla prossima, ciao!